Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video post partita il giorno dopo di Napoli-Milan. Si sono conclusi i due scontri, andata e ritorno dei quarti di finale, il Milan ha passato il turno e approda alle semifinali. Facciamo un applauso al Milan perché al di là dell'avversario che affronti, quando si raggiungono obiettivi del genere, c'è da fare i complimenti, al di là di come è giocato, al di là di episodi, al di là di tutto. Hai passato il turno e va onorata sicuramente una prestazione solida su 180 minuti e cinica soprattutto perché il Milan non gli puoi lasciare un contropiede che ti infila al 99%. Ed ecco quello che è mancato al Napoli. Andremo a vedere ciò che è mancato al Napoli per questo passaggio del turno che sarebbe potuto essere abbordabile. Nì, diciamo che non sono uno che ha esultato ai sorteggi di Champions League. Sicuramente non sei andato a finire dall'altra parte del tabellone, non hai beccato subito una corazzata contro la quale saresti uscito malamente. E non parlo solo del Napoli, quindi da quel punto di vista sicuramente ho esultato, però non ho fatto proprio i festeggiamenti di Capodanno perché affrontavamo il Milan, abbiamo preso il Milan, che il Milan è più scarso, qua no. Perché in Champions si azzerano le gerarchie di un campionato, non è la stessa competizione e ci vogliono, fatemi passare il termine, ci vogliono più palle e cazzimma in questa competizione, cosa che è mancata al Napoli. Malizia, cazzimma, lo spendere un cartellino quando lo devi spendere. Se andiamo ad analizzare la partita nei 180 minuti su Diaz, nel contropiede dove abbiamo preso il gol a Milano, devi fare fallo e ti devi prendere il giallo. Diaz da lì non deve passare, perché becchi un contropiede è inevitabile che segni, soprattutto se davanti c'hai Leao che gli dai il pallone e gli lasci 3 metri, Leao ti brucia in velocità senza che tu possa fare niente, poi mette la palla al centro, c'è Giroud, c'è Brahim Diaz che segue l'azione, c'è Bennasseri, i calciatori per buttarla dentro, ce li ha, quindi non puoi lasciargli il contropiede. Ieri sera la stessa cosa, sulle AO non siamo riusciti a dargli un calcetto, a metterlo in difficoltà, a spostarlo quando ha portato quel pallone fino all'area di rigore. In un Salernitana-Milan ieri sera sarebbe finita diversamente, sarebbe finita con la Salernitana in 10 e Leao che non raggiungeva l'area di rigore per un fallo secondo me da macellaio, perché là dovevi intervenire, non c'è niente da fare. Poi possiamo dire che il Napoli ha creato, eh, non voglio dire 38 palle gol perché sono i tiri totali, ha tirato più di 35 volte in porta, hai segnato un solo gol ieri sera al 90°, è troppo poco. La condizione degli attaccanti, Osimhen a mezzo servizio, Raspadori lo stesso, Simeone si è infortunato. Abbiamo giocato questo doppio scontro comunque con tante e troppe incognite, anche se dal punto di vista del calcio giocato devo fare i complimenti al mio Napoli, perché non ho niente da recriminare. È un Napoli che gioca a calcio, è un Napoli che cerca triangolazioni, che cerca di dominare la partita con possesso palla e raddoppi di marcatura quando la perdi, come abbiamo fatto sin dall'inizio del campionato. Quindi a livello di gioco non c'è niente da recriminare. Puoi solamente, ti può solamente far dispiacere il fatto che non hai buttato qualche palla dentro. Anche ieri il calcio di rigore ti viene dato al 70°, lo devi segnare. Perché poi possiamo anche dire, ok, se segnavi il calcio di rigore, un po' di forcing, qualche spizzata, il Milan sarebbe potuto andare un attimo in sbattimento e al limite portavi la partita ai supplementari, però se le occasioni che ti vengono date non le realizzi, diventa difficile. Diventa difficile. Anche ieri, nel secondo tempo soprattutto, quella serpentina di Quara dove vuoi disattenzione del raddoppio di marcatura, vuoi un po' di fortuna, si trova ovviamente defilato, si trova davanti alla porta però molto defilato e comunque l'abbiamo buttata alta.
quindi ci vuole, in Champions ci vuole la massima attenzione. La Serie A eh, a volte ti ridà anche quello che ti toglie, nel senso che sbagli un gol, ti si ripresenta l'occasione e la butti dentro. La Champions è spietata, la Champions non ti ridà niente indietro. Se tu non capitalizzi le occasioni che ti capitano, è difficile che porti la partita a casa. Al di là delle squadre che giocano, che sia Napoli, Milan, Real Madrid, Chelsea, chi è? Se sbagli troppe occasioni, la Champions ti presenta il conto che è sempre più amaro di quello che può essere. Sempre, sempre, sempre. L'abbiamo visto nella storia del calcio, l'abbiamo visto tantissime volte. Poi siamo qui ad analizzare il doppio scontro e ripeto, non ho nessun rammarico perché il Napoli ha giocato due grandissime partite e non posso sindacare niente dal punto di vista del gioco, solamente, come ho detto, il fatto di non riuscire a spendere un cartellino quando si deve spendere. Quando lo si deve spendere, tu devi fare fallo sul calciatore. Punto. Poi le conseguenze, l'espulsione, che ci sia un'espulsione dopo, che tu becchi il giallo, sei diffidato al limite, sono calcoli che vai a fare dopo. Al momento non dovevi prendere il gol, era l'unica prerogativa di ieri sera e non ci siamo riusciti. Voi o non voi, non ci siamo riusciti, ragazzi. Quindi, di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare, direbbero i romani? No, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io quando ho visto la discesa di Leao mi sono detto, ma nessuno che ci mette il piede, nessuno che ci mette il piede, nessuno che ci mette il piede. 1-0. Poi c'è stato il rigore parato da Meretti, il Milan poteva andare in vantaggio molto prima, anche se il rigore era da ripetere, assolutamente. In Serie A quel rigore sarebbe stato ripetuto 100 volte, battuto così, ripetuto 100 volte. Così come il rigore di Lozano, lo vai a vedere al VAR, sarebbe stato dato 100 volte di fila. Non sto qui ad analizzare arbitri, a fare il lamentino, perché non è né nella mia indole. E non c'è nemmeno da piangere su episodi arbitrali. Però, ragazzi, in Europa siamo più scarsi che in Italia. Io non avrei mai pensato di dover analizzare degli arbitraggi non sufficienti in Europa, perché in Italia siamo abituati, ci sta questa cosa che succedono episodi non dubbi, ma episodi di totale incompetenza quasi tutte le domeniche, quindi analizziamo, ne parliamo e diventa quasi una cosa inglobata nei post partita a volte, perché in tutte le giornate di Serie A c'è qualcosa che non va. E parliamo di incompetenza, parliamo di scarsezza arbitrale, ma in Europa non lo si può tollerare. Non lo si può tollerare vista anche la caratura degli arbitri che vengono schierati. Ieri sera era il primo al mondo. Va bene, non fai ripetere il rigore perché al limite non hai visto che sono entrati in area, ma al VAR chi ci sta? Cioè al VAR chi c'è? Non dai il rigore su Lozano perché al limite non l'hai visto a occhio nudo, siamo d'accordo, ma la tecnologia allora che ci sta a fare? Cosa vengono pagati a fare? Quattro persone dietro ai monitor, se poi fanno anche i check e per motivi che non si capiranno mai, non vengono redarguite determinate situazioni. Non lo sapremo mai. Comunque, da tifoso del Napoli io ho digerito molto meglio di quanto pensavo questa sconfitta già ieri sera, perché il cammino in campionato era la cosa che contava, i quarti di finale raggiunti sono già stati storia, sono già diventati storia per la società che non aveva mai raggiunto questo obiettivo e l'ho detto anche nei video scorsi, la mia timeline dei video parla chiaro. Io sono andato da tifoso a giocarmi questo doppio scontro completamente tranquillo e a viso aperto
perché i quarti di finale erano stati raggiunti. Poi tutto ciò che sarebbe potuto arrivare dopo sarebbe stato tutto un in più. Dobbiamo concentrarci sul campionato perché anche a livello di infortuni non ci sta dicendo molto bene. Anche ieri sera, se vogliamo poi andare a vedere tatticamente ciò che è mancato, non ci è mancato niente. Ci è mancato solamente Politano e Mario Rui usciti dopo 30 minuti per infortuni. Politano credo sia una storta, Mario Rui non ho letto ancora niente da questo punto di vista, però Spalletti l'aveva preparata molto bene con Politano al posto di Lozano perché Politano ti dà più profondità, ti dà più tempo per far salire il terzino, dialoga nello stretto con i compagni, cosa che Lozano non è che non fa, ma fa molto meno e non ti dà quel tempo di far salire il terzino. Lozano è più un calciatore che te lo tiene a 1,5 metri, ti punta di faccia e cerca di saltarti. Invece Politano è più armonioso, diciamo, nel dialogare con tutta la squadra. L'aveva impostata molto bene Spalletti, solo che la sorte degli infortuni ha detto di no. Speriamo che ci lasci un po' stare questa sorte nera a livello di infortuni, perché nel mese di aprile tra Osimhen, Raspadori, Simeone, Mario Rui, Politano, basta. Basta perché ci sono 8 partite di campionato da giocare, basta perché queste 8 partite di campionato poi non sono per niente semplici. Ovviamente i 14 punti di vantaggio ci fanno stare un attimo tranquilli, perché comunque c'è la Juve domenica. Vai a Torino, puoi perdere la partita e siamo d'accordo, ci sta perdere la partita a Torino, non ci stava non far 3 punti col Verona, ma è acqua passata e dobbiamo guardare avanti. Facciamo i complimenti a questo Milan e dal punto di vista statistico non ve la voglio, diciamo, non vi voglio buttare una... Non ve la voglio buttare, dai. No, non ve lo dico. No, ve lo dico. Diciamo che il Napoli, quando viene buttato fuori dalla Champions, viene sempre buttato fuori da chi la vince. Questo lo sapete anche voi, credo. Il Chelsea di Di Matteo ci buttò fuori e vinse la Champions. Il Real Madrid con Sarri ci buttò fuori e vinse la Champions. Quindi ci sono buoni propositi anche per il Milan. E spero vivamente che poi una squadra italiana riesca ad arrivare in semifinale. Non veniamo sbeffeggiati tutti quanti da quella portoghese vacante che stasera gioca con l'Inter. Non credo, perché l'Inter ha il doppio vantaggio. Però con l'annullamento della regola dei gol fuori casa, comunque sì, è un doppio vantaggio che può farti stare tranquillo, ma bisogna stare in campana perché prendere un gol subito riaprirebbe i giochi e poi saresti costretto a difenderti perché il Benfica sa come mettere in difficoltà chiunque. Detto questo, ragazzi, speriamo che ci sia una grande Champions fino alla finale, vedendo un'italiana che se la va a giocare. Poi la finale è una partita a sé perché nei 90 minuti può anche essere una finale Manchester City o Real Madrid, che so, Real Madrid Valladolid per esempio. Nei 90 minuti si vanno ad affievolire un po' le qualità tecniche della squadra più forte rispetto alla squadra non titolata, perché poi la partita la vince chi avrà più voglia di andare ad alzare la coppa e chi riuscirà a mettere il cuore oltre l'ostacolo. Detto questo, ragazzi, complimenti ancora al Milan per il passaggio del turno, perché le semifinali, al di là dell'avversario, vanno celebrate e vanno fatte le congratulazioni alla squadra avversaria, al di là di come sono stati giocati i 180 minuti, al di là di chi meritava di passare e chi no. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi piace questo video spolliciate, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo contenuto. Sempre Forza Napoli. Ciao.